Oggi andiamo ad impastare un panino buffet particolarmente gustoso perché in ricetta troviamo anche del parmigiano. La farina è la nostra in fibra, cereali e semi con alga spirulina. Iniziamo il nostro impasto versando in vasca la farina in fibra con alga spirulina, il prefermento biga giunto alla sua corretta maturazione, inseriamo poi la farina di cereali maltati e l'80% circa dell'acqua complessiva della ricetta. Avviamo l'impastatrice e iniziamo con l'impasto. Andiamo ora ad inserire il sale, circa metà impasto, e procediamo con l'idratazione fino a completamento e aumentiamo le battute. Idratando la farina in fibra con alga spirulina è evidente la colorazione dell'impasto molto caratterizzante, dovuta proprio alle proprietà di questo cianobatterio e anche ai semi presenti in questa miscela molto ricca. Ingredienti che fanno parte ancora della ricettazione e che andremo a inserire successivamente sono l'olio, che come parte grassa andiamo a inserire a fine impasto, quindi raggiunta già la corretta maglia glutinica, e in ultimo l'elemento caratterizzante che completa il gusto e l'aroma di questo prodotto, il parmigiano. Iniziamo a inserire l'olio, visto che la quantità è importante lo inseriamo in almeno 3 volte, questo per non andare a slegare l'impasto e la maglia che abbiamo formato finora. Potete pensare poi a diverse altre alternative di inserimento ingredienti per caratterizzare questo prodotto. Penso della frutta secca, ad esempio, a dei formaggi differenti, anche territoriali, per caratterizzare e rendere unico un prodotto come questo panino salato che ben si presta a cestino del pane o a buffet. Completiamo con l'inserimento dell'olio. Una volta assorbito l'ultimo olio, andiamo a inserire il parmigiano. Andiamo a fermare la macchina, inseriamo il parmigiano e riavviamo per il tempo necessario perché venga assorbito. Vado anche ad abbassare le battute. Tanto il nostro impasto oramai è incordato, abbiamo solo necessità di inserire il parmigiano in modo omogeneo. Bene, abbiamo concluso il nostro impasto, fermiamo, prendiamo un mastello oliato e andiamo a prelevare il nostro impasto. Allora, intanto vediamo che ha una bellissima elasticità, una bella maglia formata e sono evidenti i semi presenti nell'infibra, cereali e semi. Andiamo a mettere il mastello. Ora copriamo con un telo, con un foglio in nylon e andiamo a fare una puntata di circa mezz'ora e procederemo con lo staglio. Ecco il nostro impasto che ha riposato 20 minuti, mezz'ora circa. Andiamo ora
a girarlo sul banco di lavoro e andiamo a stagliarlo. Possiamo chiaramente fare le pezzature desiderate, dei mini da 30 grammi, dei panini da 40-50 grammi. Ecco, noi oggi andremo a fare dei panini da 50 grammi. L'impasto è molto morbido, ha un'ottima elasticità. Cerchiamo di essere precisi in modo tale che poi il prodotto risultante sia omogeneo. Andiamo a pirlare il nostro impasto. Tenete conto che in fase di lievitazione raddoppierà all'incirca il suo volume, quindi distanziate i pezzi pasta tenendo conto di questo. Una volta messe in teglia i nostri panini, andiamo a lucidarli con un misto di uovo e una piccola parte di latte prima di andarli a mettere in lievitazione. Questo aiuterà veramente a dare poi un colore in superficie, una doratura, tant'è che prima di infornare andremo nuovamente a ripassare i nostri panini con lo stesso mix. L'impasto rimarrà quindi anche umido in superficie e questo agevolerà la lievitazione e la non formazione della pelle. Terminiamo di passare tutti i nostri panini e andiamo in cella di lievitazione per circa un'ora e un quarto. Andremo comunque a controllare che il prodotto sia al raddoppio prima di infornare. Andiamo ora a ripassare per la seconda volta con il misto uovo e latte i nostri panini, facendo questa volta particolare attenzione perché il prodotto è lievitato. Questa seconda lucidatura permetterà intanto di riportare un po' di umidità sulla superficie del panino e questo aiuterà anche una migliore cottura, ma soprattutto renderà il prodotto più lucido una volta sfornato. Andiamo ora in forno a 210-220 gradi e inforniamo con vapore. Il tempo di cottura è di circa 12-13 minuti per queste pezzature. Ovviamente, per quanto riguarda la temperatura del forno, tenete conto di quello che avete a disposizione. Questa tipologia di prodotto può essere assolutamente anche cotta in un forno a convezione. Ecco i nostri panini buffet con in fibra, cereali e semi con alga spirulina. Hanno mantenuto una caratteristica colorazione anche nella parte interna, nella mollica, che è molto soffice. Sono dei panini con un gusto già molto ricco, anche perché abbiamo il parmigiano in impasto e ben si sposano con tante differenti farciture. Ora lasciamo a voi la fantasia di come finirli oppure di gustarveli così come sono nella loro naturalezza.